Ciao amici, bentornati su Segreti Turchi. Oggi entriamo nel cuore di un momento che ha ipnotizzato i media turchi e mandato in subbuglio i fan di tutto il mondo. Dopo mesi di supposizioni, sussurri e teorie da detective digitale, Afra Saraciolu rompe il silenzio sulle voci che la legano a Mert Ramazan Demir, una relazione di cui si è parlato senza tregua e che molti, ormai, danno per più che seria. Per settimane, anzi per mesi, Afra ha lasciato che il chiacchiericcio si consumasse da solo, proteggendo il suo spazio e la sua intimità con una dolcezza ferma. Ma poi c'è stato un giorno diverso dagli altri, un aeroporto internazionale, un volo in partenza, i corridoi solitamente tranquilli trasformati in un vortice di flash, passi affrettati, mormorii e domande urlate tra un trolley e l'altro. È stato in quella cornice che si è compiuta la scena destinata a restare nella memoria. Afra, sobria ed elegante, con un look curato ma privo di ostentazioni, attraversava il terminal cercando di non farsi scompigliare dall'improvvisa tempesta di lenti e microfoni. L'aria era vibrante, i paparazzi scattavano senza sosta, i giornalisti tendevano le mani e i telefoni catturavano ogni minimo movimento. Lei avanzava con passo misurato, lo sguardo tranquillo che però, osservandolo bene, lasciava intravedere quella tensione che solo le grandi pressioni sanno creare. Sulle labbra, un sorriso appena accennato, gentile ma quasi trattenuto, come uno scudo sottile posto tra sé e il ronzio incessante della curiosità altrui. I social, nel frattempo, erano da settimane una fucina di ipotesi. C'è chi parlava di un fidanzamento ormai consolidato, chi di un matrimonio celebrato nel segreto più assoluto, chi giurava di avere fonti inoppugnabili. Ogni apparizione solitaria di Afra, ogni post breve, ogni storia di pochi secondi veniva sezionata, catalogata, interpretata, come se tra una smorfia e un respiro si potesse leggere una conferma in attesa. Ma in aeroporto, davanti alle telecamere, non c'era più spazio per le fantasie confezionate altrove, c'era lei, in carne e ossa, pronta o forse costretta a misurare le parole con cura. Quando le hanno chiesto a bruciapelo se avesse sposato Mert Ramazan Demir, molti hanno trattenuto il fiato. Il pubblico si aspettava il solito silenzio elegante o una risposta gentile ma evasiva, il classico non commento capace di spegnere per un attimo la fiamma delle ipotesi. Invece, Afra si è fermata. Ha preso un respiro profondo, ha lasciato affiorare un sorriso complicato, poco più di un'ombra che però raccontava tanto, e ha scelto parole che sembravano una carezza e, allo stesso tempo, un confine tracciato con precisione. Per mesi su questo argomento sono stata in silenzio. Ognuno si è costruito la propria storia, ma almeno una cosa la posso dire: niente di quello che accade nella mia vita mi è estraneo. Una frase misurata, calibrata al millimetro. Con una mano, riconosceva che i motori della speculazione erano accesi, con l'altra, indicava dove finisce il rumore e comincia il suo diritto a essere l'unica autrice del racconto che la riguarda. E quel messaggio, chiaro eppure aperto all'interpretazione, ha acceso immediatamente il dibattito, era una conferma? Un modo elegante per spostare l'attenzione? O semplicemente la dichiarazione di indipendenza di una donna che non intende più farsi definire dalle voci altrui? Le domande successive sono arrivate serrate, come pioggia su vetro. La relazione con Mert Ramazan Demir è ancora in corso? Avete viaggiato all'estero insieme? Ci sono progetti di famiglia? Afra, con la stessa calma composta, ha mantenuto il tono basso e sicuro. So che la curiosità è tanta, ma a volte è meglio lasciare che le cose si sviluppino in modo naturale. In questo momento il mio cuore e la mia vita sono in un posto bellissimo. Il resto lo vedrete presto. Poche parole, ma piene di una luce che non ha bisogno di fuochi d'artificio. Un accenno di felicità, senza aprire finestre indiscrete. Un invito al tempo, più che al clamore. E nel mondo digitale è arrivato l'inevitabile boato. Le timeline si sono riempite nell'arco di minuti, gli hashtag hanno cominciato a spuntare uno dopo l'altro, fino a imporsi in cima alle tendenze. Cancelletto Afra ha parlato, cancelletto sorpresa in aeroporto, cancelletto Merte Afra. C'è chi ha rallentato i video per analizzare un battito di ciglia, chi ha isolato il suono della voce per cercare sfumature,
Chi ha notato il modo in cui la mano di Afra sfiorava il trolley, come se quel gesto dicesse più delle frasi? Si è vista una metamorfosi sottile. Dalla scelta del silenzio come difesa, Afra è passata a una comunicazione controllata, centellinata e potente. Non un urlo, ma un sussurro che arriva lontano. A giocare un ruolo importante, poi, è stato anche l'eco delle parole di Mert Ramazan Demir, pronunciate non molto tempo fa e rimaste sospese come un indizio: non voglio parlare della mia vita privata, ma sono felice. Una frase lineare, pulita, che però, riascoltata alla luce degli ultimi eventi, ha assunto il sapore di una tessera mancante. Insieme, quelle dichiarazioni disegnano un quadro di serenità condivisa, appoggiata sulla volontà di decidere tempi e modi della narrazione senza cedere all'assedio della fretta. Da una fonte vicina ad Afra, è trapelata un'indicazione che ha alimentato ancora di più l'attesa. Lei sarebbe pronta a grandi cambiamenti, sia sul fronte personale che su quello professionale. Non un salto nel buio, ma una strada scelta con lucidità, su cui ogni annuncio verrà posato con cura, solo quando tutto sarà al posto giusto. La felicità, dice chi le è accanto, è diventata per Afra qualcosa da proteggere, non da esibire. E anche per questo, a quanto pare, il modo in cui affronta la pressione mediatica è mutato: meno reazioni istintive, più strategia, meno concessioni al pettegolezzo e più attenzione alla sostanza. In questo senso, l'apparizione in aeroporto è stata più di una semplice partenza o di un rientro. È sembrata un gesto simbolico, come voltare una pagina senza strapparla, conservare l'inchiostro della propria storia, ma rileggerla con occhi nuovi. Afra si è presentata non per proclamare, ma per mostrarsi, scegliendo di far vedere quel che bastava a mettere ordine tra le voci e, insieme, tenere salda la propria riservatezza. È stata una lezione di equilibrio, il tentativo di conciliare il desiderio di un pubblico che ama e chiede, con il bisogno di definire confini sani, soprattutto quando l'amore entra in scena. Da parte del pubblico, le interpretazioni restano tre, come tre sono le strade che la fantasia dei fan ama percorrere. C'è chi è convinto che quello sia stato un sì mascherato, il riconoscimento di un impegno già suggellato. C'è chi pensa che la risposta sia stata un abile depistaggio, un modo elegante per prendere tempo, e c'è chi, invece, ha applaudito la dichiarazione d'indipendenza, la volontà di affermare che l'unica vera conferma possibile è il benessere di chi la vive. In ogni caso, la sensazione è che Afra abbia spostato l'asse, non più al centro le supposizioni, ma la sua voce, il suo passo, la sua misura. Mentre le timeline continuano a scorrere con nuove foto e clip rielaborate, c'è un'immagine che torna con insistenza, quella della sua espressione al momento della domanda. Non sorpresa, non seccata, piuttosto un misto di consapevolezza e dolce fermezza. È lo sguardo di chi ha capito quanto può valere una parola pronunciata al momento giusto, e quanto possono fare male quelle dette in fretta. È lo sguardo di chi ha deciso che la gioia, quando c'è, non ha bisogno del timbro del clamore per essere vera. E Mert. La sua presenza aleggia pur nel non detto. In molti hanno ricordato apparizioni parallele, coincidenze di orari, piccoli indizi sparsi come briciole. Tuttavia, la linea è rimasta coerente, niente dichiarazioni roboanti, solo qualche accenno, un sorriso catturato in un backstage, un saluto rapido, un'intervista chiusa con garbo. Se davvero stanno costruendo qualcosa di importante, sembra che abbiano scelto di farlo come si fa con una casa, mattone dopo mattone, lontano dal vento del chiacchiericcio, lasciando che siano i fatti a reggere il tetto. Impossibile non notare come questa gestione abbia trasformato la curiosità in racconto. Speculazione che si fa strategia, attesa che diventa strumento narrativo. Il pubblico, che spesso si aspetta conferme immediate, è stato invitato a un esercizio ormai raro, la pazienza. E proprio questa pazienza, coltivata con parole misurate e gesti sobri, ha moltiplicato la forza del momento. Quello lo vedrete presto è diventato una promessa senza data, una porta socchiusa dietro cui ognuno immagina ciò che desidera, ma che resta, saldamente, nella disponibilità dei diretti interessati. C'è chi ha evocato l'idea di un annuncio a sorpresa, magari in occasione di un progetto professionale che li veda vicini,
C'è chi preferisce l'immagine di un incontro lontano dai riflettori, una celebrazione piccola, intima. In ogni immaginario, però, si avverte la stessa nota, la voglia che la felicità, quando arriva, trovi lo spazio di respirare senza essere assediata. E questo, a ben vedere, è il filo rosso che unisce tutto ciò che abbiamo visto e ascoltato, l'istinto di protezione, il desiderio di scegliere. Così, se l'episodio in aeroporto sia stato una conferma di matrimonio, un abile spostamento di attenzione o un preludio a un annuncio preparato con cura, resta un mistero che vale proprio perché non è stato consumato in fretta. Ciò che è limpido, invece, è la sensazione che Afra Saraciolo abbia cambiato le regole del gioco. Con una frase breve ha messo ordine nella confusione, ricordando a tutti che il silenzio, quando finisce, può avere una forza che il rumore non possiede. E che chi sceglie di parlare dopo aver ascoltato a lungo, spesso è in grado di dire esattamente quello che serve. Noi continueremo a seguire ogni segnale, ogni dettaglio che emergerà, senza dimenticare ciò che conta davvero. Al centro non c'è il riaffiorare di un pettegolezzo, ma la costruzione di una storia, che sia d'amore, di crescita personale o di entrambi. E ci chiediamo, con voi, Afra ha davvero confermato il passo più grande o ci ha incantati con la raffinatezza di una deviazione? Ha blindato la sua felicità o ha solo scelto un momento migliore per consegnarla al mondo? Fateci sapere nei commenti cosa avete colto in quelle sfumature, se vi sembra di aver sentito un sì custodito tra le righe o se, al contrario, avete letto un invito a rispettare i tempi di chi vive la propria vita in prima persona. E se non volete perdervi nessun aggiornamento dalla galassia dello showbiz turco, ricordatevi di iscrivervi, mettere mi piace e attivare la campanella. Su Segreti Turchi la storia continua, sempre con lo sguardo attento e la cura di chi ama raccontare senza invadere. Restate con noi, il meglio, a volte, arriva proprio quando sappiamo aspettare.